Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Dicloreum, capsula a rilascio modificato Alpha Sigma SpA, ultimo aggiornamento 6 novembre 2021. Cos'ha Dicloreum, capsula a rilascio modificato? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Dicloreum, capsula a rilascio modificato durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci esteri. Cos'ha Dicloreum, capsula a rilascio modificato? Dicloreum, capsula a rilascio modificato ha un farmaco a base del principio attivo diclofenac sodico, appartenente alla categoria degli analgesici FANS e nello specifico derivati dell'acido acetico e sostanze correlate. È commercializzato in Italia dall'azienda Alpha Sigma SpA. Dicloreum, capsula a rilascio modificato può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Dicloreum 150 mg 20 capsule rigide a rilascio prolungato. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Alpha Sigma SpA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: diclofenac sodico. Gruppo terapeutico: analgesici FANS. Forma farmaceutica: capsula a rilascio modificato. Indicazioni: malattie reumatiche a localizzazione articolare, artrite reumatoide, osteoartrosi. Malattie reumatiche a localizzazione extraarticolare, periartriti, borsiti, tendiniti, miositi, lombosciatalgie. Flogosi ed edemi di origine post-traumatica. Posologia: gli effetti indesiderati possono essere ridotti al minimo somministrando la minima dose efficace per la minima durata necessaria per controllare i sintomi, vedere paragrafo 4. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Adulti: 1 capsula da 150 mg per uso orale al giorno, dopo colazione. Bambini e adolescenti: Dicloreum non deve essere usato in bambini e adolescenti al di sotto dei 14 anni. Anziani: nel trattamento di pazienti anziani la posologia deve essere attentamente stabilita dal medico che dovrà valutare una eventuale riduzione del dosaggio sopraindicato. Controindicazioni: ipersensibilità nota al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti, in genere verso gli altri analgesici, antipiretici, antinfiammatori non steroidei e in particolare verso l'acido acetilsalicilico. Malattie epatiche pregresse: ulcera, sanguinamento o perforazione gastrointestinale in atto, vedere paragrafo 4. Storia di emorragia gastrointestinale o perforazione relativa a precedenti trattamenti attivi o storia di emorragia / ulcera peptica ricorrente, 2 o più episodi distinti di dimostrata ulcerazione o sanguinamento. Ultimo trimestre di gravidanza e durante l'allattamento, vedere paragrafo 4. Grave insufficienza epatica o renale, vedere paragrafo 4. In soggetti con emorragia in atto e diatesi emorragica. Come altri antinfiammatori non steroidei, FANS, Dicloreum ha controindicato anche in quei soggetti nei quali si sono verificati dopo assunzione di acido acetilsalicilico o di altri farmaci antinfiammatori, accessi asmatici, orticaria, riniti acute. Il prodotto non deve essere usato in corso di terapia diuretica intensiva. In caso di alterazioni dell'emopoiesi, insufficienza cardiaca con gestizia conclamata, classe IIV-delnia, cardiopatia ischemica, arteriopatia periferica e / vasculopatia cerebrale. Dicloreum altresì controindicato in età pediatrica, 14 anni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Informazioni generali. Gli effetti indesiderati possono essere minimizzati con l'uso della più bassa dose efficace per la più breve durata possibile di trattamento che occorre per controllare i sintomi. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Le seguenti interazioni comprendono quelle osservate con diclofenac compresse gastroresistenti e / o altre forme farmaceutiche di diclofenac. Litio. Se somministrato insieme a preparazioni contenenti litio, il diclofenac ne può elevare vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Dicloreum, capsula a rilascio modificato. insieme ad altri farmaci come Euroscoumedina Euro, Eurosinturma Euro, eccetera.
chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Dicloreum, capsula a rilascio modificato durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Dicloreum, capsula a rilascio modificato durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. L'inibizione della sintesi di prostaglandine può interessare negativamente la gravidanza e o lo sviluppo embrio-fetale. Risultati di studi epidemiologici suggeriscono un aumentato rischio di aborto e di malformazione cardiaca e, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. I pazienti che manifestassero disturbi della visione, capogiri, vertigini, sonnolenza o altri disturbi del sistema nervoso centrale con l'uso di diclofenac, dovrebbero astenersi dal guidare un veicolo o dall'utilizzare macchinari. Effetti indesiderati. Le reazioni avverse, tabella 1, sono elencate per frequenza, per prima la più frequente, utilizzando la seguente convenzione. Comune, a 0 yen 1 centesimo, 1 decimo. Non comune, a 0 yen 1, 1, 000, 1 centesimo. Raro, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. Non esiste un tipico quadro clinico risultante da un sovradosaggio di diclofenac. Il sovradosaggio può causare sintomi quali vomito, emorragia gastrointestinale, diarrea, capogiri, tinnito o convulsioni. Nel caso di avvelenamento significativo sono possibili insufficienza renale acuta e danni epatici. Misure terapeutiche. Il trattamento dell'avvelenamento acuto da antinfiammatori non steroidei, incluso diclofenac, consiste essenzialmente in misure di supporto e trattamento sintomatico. In caso di complicazioni come ipotensione, insufficienza renale, convulsioni, disturbi gastrointestinali e depressione respiratoria dovrebbero essere adottate le misure di supporto e trattamento sintomatico. Terapie specifiche, come diuresi forzata, dialisi o emoperfusione, non sono probabilmente di aiuto nell'eliminare gli antinfiammatori non steroidei, incluso diclofenac, a causa del loro elevato legame alle proteine plasmatiche e del loro notevole metabolismo. Dopo l'ingestione di un sovradosaggio potenzialmente tossico si può considerare l'utilizzo di carbone attivo, mentre dopo l'ingestione di un sovradosaggio potenzialmente pericoloso per la vita si può considerare uno svuotamento gastrico, P. Esempio: vomito, lavanda gastrica. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antinfiammatorio ed antireumatico non steroideo, derivati dell'acido acetico e sostanze correlate a Eurocodice ATC. M01AB05. Meccanismo d'azione. Dicloreum contiene diclofenac sodico, molecola non steroidea con spiccate proprietà antireumatiche, proprietà farmacocinetiche. Assorbimento completo per OS. Tempo di emivita 5,023 h. Escrezione urinaria media 5,2% dopo le prime 24 ore. Legame sieroproteico 99,7%. Picco plasmatico del prodotto dopo 240 minuti. Dati preclinici di sicurezza. Inibitori della sintesi delle prostaglandine. Non vi sono ulteriori informazioni su dati preclinici oltre a quelle già riportate in altre parti di questo riassunto delle caratteristiche del prodotto. Vedere paragrafo, elenco degli eccipienti. Sfere di zucchero, contenenti saccarosio e amido di mais, Macrogol 4000, paraffina solida, polimeri dell'acido metacrilico, talco, gelatina, indigotina, e 132. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.